Buonasera a tutti e bentornati su Wow Podcast Italian. Sono Mia e oggi siamo qui con Lucas per parlare di qualcosa che molti di voi conoscono benissimo, il colloquio di lavoro. Lucas, tu hai fatto un colloquio di lavoro di recente, giusto? Sì, esatto. Ciao a tutti. Ho fatto un colloquio la settimana scorsa e devo dire, all'inizio ero molto nervoso. Non sapevo bene come presentarmi in modo professionale. Capisco perfettamente. È normale essere nervosi. Ma prima di raccontarci tutto, voglio chiedere a voi, ascoltatori. Avete mai fatto un colloquio di lavoro in italiano? Scrivetecelo nei commenti. Sarebbe interessante sapere le vostre esperienze. Ottima idea, Mia. Allora parliamo di questo. Quando entri in una sala colloquio, cosa fai prima? Io ero lì, davanti alla porta e mi sono detto: Lucas, respira, sei pronto? Già, quella sensazione la conosco bene. La prima cosa importante è salutare in modo educato. Se è mattina dici buongiorno, se è pomeriggio o sera dici buonasera. Semplice, ma fa già una bella impressione. Esatto, io ho detto buongiorno e ho stretto la mano al selezionatore. Si chiamava Marco, era un uomo tranquillo con gli occhiali. Mi ha guardato e ha detto: prego, si accomodi. Mi sono seduto e ho aspettato. Perfetto! Quella frase, prego si accomodi, la sentite spesso in italiano formale. Significa prego siediti oppure si accomodi. E Lucas, poi ti ha fatto la domanda classica. Mi parli di sé? Sì, quella domanda. Mi parli di sé. Quando l'ho sentita, ho respirato profondamente e ho iniziato. Ho detto: mi chiamo Lucas. Ho 30 anni e vengo dalla Germania, ma vivo in Italia da 5 anni. Ho studiato informatica e ho lavorato come sviluppatore software per 3 anni. Benissimo. Avete sentito? Lucas ha usato una struttura molto utile per presentarsi. Prima il nome, poi l'età, poi la provenienza, poi gli studi e infine l'esperienza lavorativa. È una struttura classica e funziona sempre molto bene. Sì, e poi ho continuato. Ho detto: sono una persona precisa e mi piace lavorare in squadra. Nel mio lavoro precedente ho lavorato con un team di 10 persone e abbiamo completato molti progetti importanti. Ottimo Lucas, hai usato una parola importante, squadra. In italiano al lavoro si dice spesso lavorare in squadra o anche lavorare in team. Entrambe le versioni si usano, anche perché la parola inglese team è molto comune anche in italiano. Interessante. Non lo sapevo che si usava anche team in italiano. E poi Marco mi ha chiesto quali sono i suoi punti di forza. Altra domanda classica. Eh sì, punti di forza significa i tuoi punti positivi, le tue qualità migliori. È una domanda che senti quasi sempre in un colloquio. Lucas, cosa hai risposto? Ho detto: sono molto organizzato e so gestire bene lo stress. Quando c'è un problema, cerco sempre una soluzione pratica. Inoltre, imparo velocemente cose nuove. E voi, ascoltatori, quali sono i vostri punti di forza? Pensateci e scrivetecelo nei commenti. Bella domanda per il pubblico. E poi, Lucas, ti ha chiesto anche dei punti deboli? Quella è la domanda più difficile, secondo me. Sì, ha detto. E i suoi punti deboli? E lì ho fatto una pausa. È difficile parlare dei propri difetti in un colloquio, ho risposto. A volte sono troppo perfezionista. Voglio sempre fare le cose nel modo migliore possibile e questo richiede più tempo, ma sto lavorando per trovare un equilibrio migliore. Bravissimo. Questo è un trucco molto conosciuto nei colloqui. Trasformare un difetto in qualcosa di positivo. Sono perfezionista sembra un problema, ma in realtà dice anche che sei una persona seria e attenta. Molto intelligente come risposta. Grazie. Poi Marco ha chiesto: perché vuole lavorare con noi? E questa domanda mi ha fatto riflettere molto prima del colloquio. Ho risposto: ho letto molte informazioni sulla vostra azienda e mi piace molto il vostro approccio al lavoro. Credo che i miei valori siano simili ai valori della vostra azienda. Voglio crescere professionalmente in un ambiente come questo. Perfetta risposta. Avete sentito? Lucas ha detto crescere professionalmente. Questa espressione è molto usata in italiano. Significa migliorare nella propria carriera, avanzare professionalmente. È una frase che piace sempre ai selezionatori. Sì, è mia. Voglio chiedere anche a te.
hai mai fatto un colloquio in italiano o in un'altra lingua straniera? Sì, una volta ho fatto un colloquio in francese. Ero molto emozionata, il selezionatore parlava velocemente e io a volte non capivo tutto. Ma ho cercato di restare calma e di chiedere quando non capivo qualcosa. È importante non fingere di aver capito quando non è così. Ottimo consiglio. Se non capite una domanda durante un colloquio, potete dire: "Scusi, può ripetere per favore?" Oppure: "Potrebbe spiegare meglio?" Non è un problema chiedere, è meglio capire bene che rispondere in modo sbagliato. Esattamente. E voi ascoltatori? Se state imparando l'italiano per motivi di lavoro, queste frasi sono utilissime. Potete usarle non solo in un colloquio, ma anche in riunioni, in ufficio, con i colleghi. L'italiano professionale è un po' diverso dall'italiano di tutti i giorni. È vero, per esempio, in un contesto formale come un colloquio si usa il lei invece del tu. Marco mi ha sempre parlato con il lei. Ha detto: "Mi parli di sé? Quali sono i suoi punti di forza?" Non ha usato il tu. Esatto. Questo è molto importante. In italiano il lei è la forma formale. Si usa con persone che non conosci bene, con persone più anziane, con il capo, con i clienti. Il tu si usa con amici, familiari, colleghi, con cui hai già un rapporto amichevole. Ho visto molti stranieri che imparano l'italiano e usano sempre il tu anche in contesti formali. Non è un errore gravissimo, ma fa una piccola differenza. Usare il lei in un colloquio mostra rispetto e professionalità. Bene, e ora parliamo di un'altra parte importante del colloquio, la fine. Come si conclude un colloquio di lavoro in italiano? Lucas, com'è andata con Marco? Alla fine Marco ha detto: "Ha domande per noi?" Questo momento è importantissimo. Ho preparato alcune domande. Ho chiesto: "Come funziona il lavoro in team nella vostra azienda? E quali sono le possibilità di crescita professionale qui?" Perfetto. Fare domande alla fine del colloquio è molto importante. Dimostra che sei interessato, che hai pensato al ruolo, che non sei lì solo per prendere uno stipendio. I selezionatori apprezzano molto questa cosa. Esatto, e alla fine ho detto: "Grazie mille per il suo tempo, è stato un piacere conoscerla." E Marco ha risposto: "La contatteremo entro la fine della settimana." Poi ci siamo stretti la mano ancora una volta e sono uscito. E poi ti hanno contattato? Sì, il giorno dopo mi hanno chiamato e mi hanno offerto il lavoro. Ero così felice, non ci credevo ancora quando ho sentito le parole. "Siamo lieti di offrirle il posto." Che bella notizia, Lucas. Complimenti. Avete sentito quella frase? Siamo lieti di offrirle il posto. È un modo molto formale ed elegante per dire che sono molto contenti di offrirti il lavoro. Lieto significa felice, contento. È una parola bella e formale. Sì! E io ho risposto: "Sono onorato di accettare, non vedo l'ora di iniziare." E anche questa è una frase utile. Non vedo l'ora significa che non vediamo l'ora, che siamo impazienti di qualcosa. È un'espressione molto comune in italiano. Bravissimo! Dunque, ascoltatori, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo imparato oggi. Prima di tutto, quando entrate in un colloquio, salutate in modo educato, buongiorno o buonasera. Stringete la mano se è appropriato. Poi, quando vi chiedono di presentarvi, usate questa struttura. Nome, età, provenienza, studi, esperienza. È semplice e chiara. Per esempio: "Mi chiamo Mia, ho 26 anni, vengo dalla Francia. Ho studiato economia, ho lavorato in marketing per 2 anni." Poi ricordate le domande classiche. Mi parli di sé? Quali sono i suoi punti di forza? Quali sono i suoi punti deboli? Perché vuole lavorare con noi? Preparate le risposte a queste domande prima del colloquio. E usate il lei in un contesto formale, non il tu. È una differenza piccola ma importante e alla fine fate domande, dimostrate interesse per l'azienda e per il ruolo. Esatto. E se non capite una domanda, non abbiate paura di chiedere: "Scusi, può ripetere?" È sempre meglio capire bene. Ascoltatori, ora voglio fare una domanda a voi. Qual è la parte del colloquio di lavoro che trovate più difficile? La presentazione? Le domande sui punti deboli? Oppure la fine, quando dovete fare le vostre domande? Scrivetecelo nei commenti, siamo molto curiosi. Sì, i commenti sono il posto dove potete praticare il vostro italiano. Scrivete la vostra risposta in italiano, anche se fate qualche errore, non importa. L'importante è praticare.
Noi leggiamo sempre tutto quello che scrivete. E se volete, potete anche scrivere una breve presentazione di voi stessi nei commenti, come se foste a un colloquio. Usate la struttura che abbiamo imparato oggi: nome, età, provenienza, studi, esperienza. Sarà un ottimo esercizio. Che bella idea! E noi potremo rispondere in italiano a qualche commento, così potete avere un piccolo colloquio virtuale con noi. Che ne dite? Fantastico. Allora, ascoltatori, siamo arrivati alla fine di questo episodio. Spero che abbiate imparato tante cose utili oggi. Il colloquio di lavoro è una situazione importante, ma con la giusta preparazione potete farcela. Assolutamente! E ricordate, l'italiano si impara passo dopo passo. Ogni episodio è un piccolo passo in avanti. Siamo qui ogni settimana con nuovi argomenti, nuove storie, nuove conversazioni. Se vi è piaciuto questo episodio, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Aiutate anche i vostri amici che studiano l'italiano a trovare Wow Podcast Italian. Più siamo, più è divertente. Esatto! Grazie a tutti per essere stati con noi oggi. È stato un piacere, come sempre. Alla prossima! A presto, a tutti! Buona fortuna con il vostro italiano e magari anche con il vostro prossimo colloquio di lavoro!